Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete su Tex Garage, mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Oggi, grazie agli amici di Rental Plus, via Buonicalza 114, Cassano Magnago, siamo a bordo della nuova Kia Sportage, quindi nella versione Restyling 2019. Abbiamo l'equipaggiamento business, quindi motore 1600 da 140 cavalli. A parer mio è un motore molto fluido, funziona bene, la coppia è distribuita in maniera eccellente, quindi dai 1000 ai 3009, quasi 4000 giri abbiamo una buona coppia, quindi non abbiamo problemi nei sorpassi. In modalità sport diventa un po' più brioso e un po' più divertente da guidare. Unico difetto del tasto sport è che cambia solo la risposta del motore e non irrigidisce la risposta del volante. I consumi di questo motore sono buoni, non eccellenti, perché se si va normalmente tranquilli e si fa un po' di autostrada e un po' di città si riesce a stare intorno ai 14-15 km al litro, però appena si guida un po' più spinti è facile andare sotto i 10. Questo allestimento che stiamo provando oggi monta un cambio automatico 7 rapporti, il cambio è fluido, cioè la cambiata è molto veloce e non strattona. Unica pecca, unici due difetti di questo cambio sono che nelle partenze da fermo ci impiega un po' a capire che stiamo per partire, soprattutto se dobbiamo fare una partenza veloce, che siamo in incrocio e dobbiamo muoverci. E mi aspettavo di trovare le palette al volante, perché ormai sono presente su tutte le auto che hanno il cambio automatico, quasi tutte, anche se non sono sportive come questa. Possiamo mettere in manuale e cambiare con la leva, con il selettore del cambio, e questo è un piccolissimo difetto perché non è un'auto sportiva, quindi non ci si aspetta queste cose qua, però ce le hanno tutti, quindi secondo me avrebbero potuto mettere. Cambiando totalmente argomento, parliamo del comfort e del feeling a bordo di questa Kia. Allora, il comfort è davvero tanto, perché c'è tanto spazio sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori, che vedremo successivamente. Sedili anteriori belli larghi, la gomma piuma che li compone non è né troppo rigida né troppo morbida, sono regolabili in altezza e profondità manualmente, mentre il supporto lombare è automatizzato. I sedili sono contenitivi ma non troppo, anche perché questa non è un'auto sportiva. Ci sono moltissimi vani per riporre gli oggetti e una chicca, c'è anche un vano per riporre gli occhiali che dà un tocco di classe all'auto. I materiali che compongono questa Kia Sportage sono tutti di plastica in primis, cioè troviamo tutti i componenti di plastica. Se vedete qualcosa che vi sembra metallo, in realtà non lo è, però è una plastica fatta bene. Secondo me non hanno ecceduto nell'utilizzo dei materiali, non hanno usato cose particolari, ma il design semplice va a vantaggio della qualità. I tasti sono fatti bene, sono solidi tra le mani, non è che vi sembra che un tasto si stia per staccare appena lo andate a toccare. Anche i comandi al volante, che di solito peccano un po', sono molto solidi. Il feeling che ci regala questa Kia viene trasmesso dal volante secondo me di una grandezza ideale, rivestito in un'ottima finta pelle, molto piacevole al tatto. Questa finta pelle è molto preciso, non concede errori, la rigidezza è giusta. E per quanto riguarda il feeling, spendo due parole anche sulla frenata, molto potente. Soprattutto il pedale del freno è poco modulabile, quindi se arrivate da un'auto per esempio che ha una frenata, una corsa del pedale del freno molto lunga, ci impiegherete un po' ad abituarvi a imparare ad usare questo freno, perché appena si tocca il pedale l'auto frena veramente tanto e magari qualche volta vi esce una piccola inchiodata, che ne so, quando dovete fermarvi allo stop o al semaforo.
Parliamo ora dell'infotainment governato da uno schermo da 7 pollici che ha una grafica normale, cioè nella media, non ottima e neanche il peggio del peggio, display che ha sia Apple CarPlay sia Android Auto, potete chiamare e selezionare la canzone tramite i comandi al volante. Ci sono anche i pulsanti sulla plancia, molto intuitivi da usare, cioè non è che dovete leggervi tutto il libretto di istruzioni per capire che cosa fa un pulsante. Se vogliamo parlare di questo come infotainment, dietro il volante troviamo 2 tachimetri analogici, uno per i giri, uno per la velocità. Al centro troviamo un piccolo display che ci dà sia le informazioni base come la velocità a cui stiamo andando, la distanza dalla riserva, cioè quanti chilometri di autonomia ancora abbiamo, il consumo istantaneo e una cosa non tanto basic è la temperatura dell'olio della trasmissione, informazione che chi ha voluto mettere su questo display che può servire, può non servire, non so quando può servire, però c'è e vabbè, ce la prendiamo, la teniamo buona. Ci siamo fermati per analizzare le caratteristiche estetiche di questa Kia Sportage Restyling 2019. Come avrete notato, la linea generale dell'auto è molto rotonda, molto tondeggiante, in controtendenza a ciò che stanno facendo in questo momento le case tedesche con i modelli simili a questo, ovvero li stanno squadrando moltissimo, il più possibile. All'anteriore troviamo una mascherina con una trama interessante, design molto moderno, circondata da questo inserto cromato che avvolge tutto il perimetro. Troviamo gruppi ottici che purtroppo hanno il LED solo nelle luci di posizioni, luci abbaglianti e inabbaglianti utilizzano la tecnologia alogena. Sotto i gruppi ottici troviamo questa plastica che racchiude i fendinebbia di serie su questo modello e una presa d'aria effettiva. Questo pezzo di plastica qua in particolare fa parte del restyling e si congiunge con il paraurti anteriore. Personalmente apprezzo molto queste sbombature sul cofano perché garantiscono alla vettura, all'anteriore, un'aggressività in più che ci sta su questo modello. Nella parte laterale troviamo cerchi da 17 grigio e satinato, design moderno, uno dei migliori design di Kia. Troviamo questo paraurti in plastica che avvolge tutto l'intero perimetro dell'auto, però non è un pugno in un occhio come su altre vetture che dici è peccato che ci hanno messo il paraurti. Secondo me su quest'auto ci sta, soprattutto ci sta abbinato a questo colore rosso che attira l'attenzione e soprattutto davvero bello da vedere sotto la luce del sole, quindi con una giornata così questo colore risalta ancora di più. Parlando dell'abitabilità a bordo, prima abbiamo parlato dei sedili anteriori, adesso vi faccio vedere come si sta al posteriore. Come vedete lo spazio è molto, posso quasi stendere le gambe completamente, il sedile anteriore è seltato sulla mia altezza, quindi 1,75 m, la seduta dietro è regolabile mediante una leva e quindi se avete bisogno di più supporto potete regolare l'inclinazione. Al centro ovviamente c'è un po' di differenza tra la seduta dietro il sedile del conducente e il sedile del passeggero, siete spostati un po' avanti, ma comunque lo spazio è molto, anche per la testa lo spazio è molto e il tunnel centrale non influisce, non è scomodo. Nella parte posteriore ci spostiamo, troviamo un paraurti posteriore in plastica con un accenno di estrattore che garantisce un po' di aggressività. Non ci sono scarichi finti da nessuna parte, nota positiva. Troviamo un piccolo spoiler, anche questo favorisce l'aggressività, e gruppi ottici con un design moderno. Apprezzo particolarmente il fatto che siano congiunti da una linea LED che viene azionata quando pigiamo il freno, quindi è la luce di stop, e riprende il design moderno di altre auto che stanno congiungendo i fari. Parlando della capienza del bagagliaio, capiente perché ovviamente siamo su un SUV, però si poteva fare meglio. Come vedete da qua non va in giù neanche un po' il bagagliaio, se alziamo qui troviamo subito la ruota di scorta. Secondo me potevano abbassare un po' il vano per la ruota di scorta e guadagnare un po' di spazio.
per i vari bagagli che dovete riporre. Ultima cosa, il lunotto posteriore è un po' piccolino, cioè se siete davanti guardate dallo specchietto retrovisore non vedete bene tutto quello che vi sta attorno, tuttavia questo problema è risolto da una telecamera di serie che viene montata appunto per agevolare le manovre in retro e per riuscire a vedere ciò che avete dietro di voi. Termina qui il nostro video, vi lasciamo in descrizione il video che abbiamo fatto sulla Peugeot 3008, che è effettivamente una delle dirette concorrenti di questa Kia Sportage. Commentate, lasciate un commento se il video vi è piaciuto, cosa ne pensate dell'auto, oppure se il video non vi è piaciuto e abbiamo detto un sacco di cavolate. Lasciate un like o un non mi piace e ringraziamo ancora Rental Plus di Cassano Magnago che ci ha fornito l'auto e noi ci vediamo al prossimo video.